È una squadra che ha fatto le cose con cognizione di causa, perché comunque ha mantenuto il suo attaccante principe e perché poi dietro ha preso un Colù e Rincon. È una squadra solida, è una squadra che penso voglia dare continuità al modo di giocare dell'anno scorso. Grande rispetto per il Torino, e io ho detto la settimana scorsa a quale fosse l'obiettivo della Samp, ho risposto essere competitivi, giocarci le partite avendo la consapevolezza di essere competitivo, di non giocare partite con il pronostico scontato a favore degli altri. Quindi il Torino sappiamo cos'è, cosa farà, quali sono le qualità, la Samp dovrà essere competitiva. Bellissima conquista, tra virgolette, perché poi so che è una finestra, no? Magari siamo, come dire, sono prove, sì. Però il fatto di poter andare allo stadio, raggiungere lo stadio, andare a vedere la partita, mobilitare credo più di 1000 persone, così mi pare di aver letto e sentito, è una bella conquista. Voi sapete quanto risulta per me essere determinante l'apporto della nostra gente, della nostra tifoseria. È sempre e comunque un elemento, un valore aggiunto per noi. Io so che il livello della competizione interna è aumentato ed è migliorato. So che la nostra squadra è migliorata anche in fiducia, perché lo respiro durante le sessioni di allenamento, e quindi già è un aspetto positivo. Cosa possiamo, quale parte recitare in questo campionato? Non lo so ancora, abbiamo giocato 2 partite soltanto, ne avremo tantissime altre da giocare e vedremo di cosa saremo capaci di. Perciò ho detto prima che il mio obiettivo è quello di essere competitivo, perché se comunque ho la consapevolezza di essere competitivo, sono un pezzo avanti, sono un pezzo in là, un pezzo più avanti. Mi dispiace per Juricic, perché comunque si è sempre allenato con professionalità. Nel momento in cui devo fare allenamenti 10 contro 10 devo fare una scelta. E quando invece facciamo allenamenti diversi da 10 contro 10 stanno tutti dentro al gruppo, compreso Ivan. Nel momento in cui, ribadisco, abbiamo da preparare partite, fare la partita, giocare allenamenti 10 contro 10, devo fare una scelta, e la scelta non è né comportamentale né di nessun tipo, è soltanto tecnica. È un onere che devo pigliarmi, fa parte dei miei compiti, ma lo dico con dispiacere, perché poi tenere fuori un giocatore non è mai bello, né dal punto di vista professionale né dal punto di vista tecnico, quindi lo faccio assumendomi in pieno queste responsabilità, perché è una condizione che ho vissuto anch'io da calciatore, quindi la conosco bene, capisco il ragazzo, ma poi nel momento in cui c'è da preparare la partita non posso più fare il gestore di situazioni, devo fare l'allenatore. Questo lui non lo capirà mai probabilmente, ma è giusto che sia così, perché il calciatore giustamente vuole giocare sempre, ma è una mia esigenza di allenatore. Devo dire che il ragazzo, per spirito di attenzione, è di quella scuola lì, dei polacchi, degli Skriniar, di quella zona d'Europa lì. E questo è il ragazzo che mi piace, è un ragazzo che mi piace. Sono contento perché abbiamo un'altra alternativa in più lì. Magari non è prontissimo sul piano delle conoscenze adesso, però sul piano temperamentale, sul piano fisico è un giocatore che ci sta. Non è pronto sul piano delle conoscenze collettive, però ci arriva perché ha un livello di attenzione simile a quello che aveva Skriniar e di quella pasta lì. Il ragazzo mi piace molto per atteggiamento, perché sta lì, chiede, è assetato, non è superficiale. E quando giochi in quel ruolo lì non sei superficiale, è un bel pezzo avanti. È un diamante grezzo sul quale si può lavorare, grezzo nel senso buono della parola, per mancanza di conoscenze collettive, e poi comunque deve imparare la lingua e ci deve capire.
però sono sicuro che nel medio periodo ci tireremo fuori qualcosa.